Un saluto a tutti, oggi un video interlocutorio per ringraziarvi di questo caloroso benvenuto e di questa grande partecipazione rispetto alla rubrica Libri per la mente. Ho ricevuto tantissimi feedback positivi, questa cosa mi ha molto colpito e mi ha fatto molto piacere. Ci tenevo anch'io con questo video appunto oggi a dare un feedback a parte delle molte domande che mi sono arrivate sull'argomento della lettura. La prima domanda a cui rispondo è stata rivolta da Patrick e da Alessandra, che mi chiedono come possono trovare più tempo per dedicarsi alla lettura. Patrick e Alessandra, il mio suggerimento in questi casi è di ritagliarsi 15 minuti ogni giorno, che sono all'incirca 2 ore a settimana e che è un tempo congruo per leggere all'incirca una ventina di libri all'anno. Alcune persone vedo che sono più facilitate se si segnano questo spazio addirittura in agenda, ma questa abitudine è molto soggettiva e quindi occorre magari provare. Ad alcuni andrà bene, ad altri invece sembrerà un qualche cosa di eccessivo. Se sei uno di quelli che dice io non ho neanche 15 minuti al giorno da dedicare alla lettura, beh, mi spiace ma devo dirtelo, vuol dire che non hai una vita. Addirittura Obama, il presidente degli Stati Uniti, riesce a trovare il tempo 15 minuti al giorno per leggere. Se lo fa lui, sono sicuro che lo puoi fare anche tu. Poi magari si scopre che stai 30 minuti al giorno a cazzeggiare sui social. In generale io credo che il tempo si debba trovare. Così come trovi il tempo per dormire, per mangiare, per stare col tuo partner, tutt'al più lo devi creare se non riesci a trovarlo. Cosa vuol dire? Porta sempre dietro con te un libro. Cerca di leggerlo in tutti i momenti disponibili che hai, se sei in coda, se sei in treno, se sei in tram, fosse anche solo per leggere 1 o 2 pagine. Alcuni vedo che sono più facilitati nel leggere libri se sono libri brevi, tra le 100 e le 150 pagine, perché finendoli prima probabilmente hanno una gratificazione più immediata e questo li spinge poi a leggerne un altro o comunque ad aprire e iniziare a leggere il libro se breve e corto. Infine, altro tema molto sottoutilizzato soprattutto in Italia è quello degli audiolibri, che consentono di sfruttare al massimo il tempo che hai a disposizione, ma di continuare a imparare e immagazzinare dati e conoscenze. Ci sono dei portali interamente dedicati al mondo degli audiolibri, molti di questi sono in inglese. Se dovessi valutare che da parte tua c'è un interesse ad approfondire il tema degli audiolibri e in particolare quello dei podcast, fammelo sapere che eventualmente farò un video dedicato proprio a questo argomento. Altra problematica sollevata mi sembra dalla domanda di Nunzia è quella della continuità, nel senso iniziare a leggere un libro e non abbandonarlo. Dunque Nunzia, prima di tutto devo dire che questo problema per certi versi è in continuità con quello affrontato precedentemente e spero che alcune delle indicazioni che ho dato prima possano esserti utili per sciogliere la difficoltà che tu mi riporti. In secondo luogo ti devo dire, non mi sembra una cosa poi così grave, nel senso che non è obbligatorio finire tutti i libri che iniziamo, talvolta va benissimo anche riporli da parte e magari verranno poi ripresi in mano più avanti. Se proprio tu fossi obbligata a dover leggere un certo testo, quello che io ti suggerisco è di applicare la tecnica del minimizzare il cambiamento che ho spiegato in questo video e di conseguenza di iniziare a leggere le prime 5 pagine del libro e poi vedere che cosa succede. Ogni giorno 5 pagine. A questo proposito, tuttavia, devo dire che Daniel Pennack nel suo interessantissimo libro Come un romanzo, che oltretutto parla proprio del problema di come invogliare i giovani alla lettura, al piacere della lettura, beh, nelle ultime pagine dedica uno spazio ai diritti del lettore. Tra questi 10 diritti c'è anche il diritto di non finire un libro, come anche interessanti il diritto di spizzicare il libro o il diritto di saltare le pagine. Sono tutte delle indicazioni curiose e interessanti che vanno nella direzione di evitare di forzare la persona a leggere un libro, perché solitamente in questi casi si produce l'effetto contrario e questo, correggimi se sbaglio, non è ciò che vogliamo ottenere. Altro punto sollevato da diverse delle mail che ho ricevuto è quello della distrazione. Personalmente io suggerisco di lasciare il cellulare in un'altra stanza quando si legge, perché altrimenti è un casino, ammettiamolo, e di sottolineare il testo mentre si legge, magari facendo degli asterischi a margine piuttosto che facendo le famose orecchiette alle pagine. Questo perché facilita la concentrazione. Un ultimo punto che ci tengo a toccare
anche se in realtà non me l'ha chiesto nessuno tra i commenti e le mail, è quello della motivazione, cioè che cosa ti spinge a leggere. Secondo me è un concetto cruciale. Molti anni fa, diciamo, io non avevo grandi interessi a leggere e leggevo pochissimo, poi gradualmente mi sono avvicinato partendo dai libri che mi incuriosivano di più, che mi erano più vicini, quindi magari erano dei libri che parlavano di hobby, degli interessi, degli scacchi. E io sono stato per molti anni un giocatore di scacchi, anche a un certo livello devo dire. Gradualmente mi sono poi spostato su tematiche di altro genere e la mia passione è sempre aumentata e oggi sono arrivato ad aprire una videorubrica che parla proprio di questo tema, vuol dire che la direzione è stata sicuramente in crescendo. Comunque il concetto secondo me è che devi chiederti perché stai leggendo, se perché vuoi svagarti, se perché senti il bisogno di conoscere meglio un determinato argomento, se perché vuoi fare un video, vuoi farne un riassunto e vuoi comunicarlo agli altri, se perché ne senti il bisogno. Ognuno ha la sua risposta, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Prima troverai una risposta a questa domanda, cioè perché voglio leggere, e prima credo che avrà una spinta in più anche quello che è il tuo ritmo di lettura. Dai, mi sembra che ci siamo detti tante cose in questo video, spero che ti possano essere a un qualche livello utili, aspetto i tuoi commenti e per il resto ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao e a presto!